Ciao a tutti da Stelle Turche Rivelate. Prima di cominciare, ricordate di iscrivervi, mettere like e condividere. Quello che stiamo per raccontarvi è il tipo di storia che accende commenti, ricostruzioni e sussurri in ogni angolo del web. Tutto è iniziato con una sola foto del mattino. Un'immagine che avrebbe dovuto raccontare solo una normale partenza in aeroporto e che invece ha trascinato i social in un vortice di supposizioni. Sul tavolino del bar, accanto a una tazza ancora fumante, un passaporto lasciato con nonchalance. Le luci soffuse del terminal si riflettevano sul piano lucido, come se fossero state messe lì apposta per disegnare un piccolo scenario cinematografico. Sotto, una frase che è diventata benzina per ogni teoria: nuovi orizzonti, nuove sfide. Eccomi. Nessuna destinazione taggata, nessun check-in con la compagnia aerea, nessun volto ad accompagnare il momento. Solo quell'oggetto, quelle luci, e un silenzio che suonava fin troppo studiato. In pochi minuti, i commenti hanno iniziato a piovere. Molti hanno subito chiesto la stessa cosa: Gökberk YLDRM era lì con lei? Perché sì, la persona dietro quella foto era proprio lei, Cemre Arda, e la domanda che dominava il discorso pubblico era semplice e bruciante. Era una partenza in solitaria o c'era un addio sussurrato dietro le quinte con l'uomo che negli ultimi mesi è stato legato al suo nome con filo tenace? Nessuno sapeva rispondere, ma il dubbio si era già impiantato nel cuore della curiosità collettiva. Come se non bastasse, poco dopo è spuntato in rete un video sfocato girato da lontano. Una figura incappucciata che imbocca all'ingresso del terminal, movimenti misurati, passo deciso ma guardingo. In un attimo i fan si sono trasformati in investigatori, c'era chi analizzava le spalle, chi la postura, chi la lunghezza del cappuccio e la foggia del cappotto. Il filmato, breve e tremolante, ha iniziato a rimbalzare da una piattaforma all'altra, alimentato da didascalie piene di punti interrogativi e da commenti che leggevano tra le pieghe ogni dettaglio possibile. Gli occhi correvano sui fotogrammi alla ricerca di tracce che potessero legare quella silhouette a Gökberk YLDRM, e ogni secondo veniva passato al setaccio come se contenesse una verità nascosta. Contattati per un commento, il management si è trincerato dietro la più stretta delle risposte. In questo momento non possiamo dire nulla sulla sua vita privata. Nessun nome, nessuna smentita, nessuna conferma. Solo una frase che ha funzionato come una miccia, perché nella cultura delle celebrità il non detto pesa quanto, se non più, di una dichiarazione. E infatti il silenzio non ha chiuso la questione. L'ha incendiata. Da lì, l'ambiguità ha preso il suo posto al centro della scena, diventando essa stessa la notizia. Il racconto è cresciuto di volume quando è comparsa la testimonianza di chi giura di essere stato nel salottino della lounge VIP in quelle ore. Un presunto testimone, rimasto nell'ombra, ha raccontato di aver udito due voci in uno scambio sottovoce, carico di emozione. Nessun volto, nessun nome, solo quella sensazione di intimità trattenuta che si avverte anche dietro una porta socchiusa. Non c'erano immagini a sostegno, ma per molti è bastato. Quel frammento ha iniziato a circolare come se fosse la prova che, lontano dagli sguardi, fosse accaduto qualcosa di personale, un passaggio di sentimenti che preferiva restare al riparo. I social, a quel punto, sono esplosi. Su Decimo si sono moltiplicati i thread che legavano fra loro indizi microscopici. Su TikTok sono apparsi video reazioni e microanalisi in cui le persone ingrandivano un riflesso sul vetro, confrontavano ombre e cappotti, misuravano la falcata per stabilire somiglianze. Instagram si è riempito di collage con foto di vecchie apparizioni, accessori potenzialmente identici, dettagli che qualcuno ha giurato di aver già visto addosso a Gökberk YLDRM. E, come spesso accade in questi casi, anche i segnali più sottili sono diventati materia di conversazione, fino quasi a sembrare rivelazioni. Nel frattempo, dal team di Cemre Arda è trapelato un dettaglio di lavoro che ha aggiunto un nuovo strato alla storia. Si è saputo che Cemre avrebbe girato in Europa per 3 mesi, con una richiesta ben precisa: niente visite durante il primo mese, per potersi concentrare completamente sul set. Per molti, una decisione agguerrita e ammirevole, la scelta di una professionista che sa incastonare la carriera al centro della propria rotta. Per altri, invece, un segnale elaborato di distanza emotiva, un modo elegante per mettere un confine, almeno per un po', fra cuore e clamore. Come se il destino volesse infittire ancora il mistero, c'è stato un altro scossone.
Per pochi istanti, nelle storie della stylist di Cemre, è comparsa una foto nel backstage dell'aeroporto. Si intravedeva la sagoma di lei e, accanto, una figura in cappotto scuro, appena riconoscibile per la spalla e un profilo decifrabile soltanto per intuizione. L'immagine è stata rimossa velocemente, ma non abbastanza in fretta da impedire agli utenti più attenti di salvarla. Quei secondi sono bastati per far sì che gli archivi dei fan si riempissero di zoom, ritagli e confronti con altre foto. E in quel gioco di ombre, molti hanno detto di vedere Gökberk YLDRM. La certezza, ovviamente, non c'era, ma la convinzione collettiva cresceva a vista d'occhio. I talk del mattino hanno subito raccolto il caso, portandolo nei loro studi accoglienti come uno di quei dossier che a prima vista non dicono nulla e che invece, pezzo dopo pezzo, raccontano tutto. Si è parlato della possibilità che quella fosse stata una parentesi privata condivisa nel cono d'ombra di un luogo pubblico, o al contrario un semplice allineamento di coincidenze. Gli opinionisti hanno ricordato che finché non arrivano conferme, siamo sempre nell'ambito delle ipotesi. Eppure, proprio l'assenza di voci ufficiali rendeva la storia più avvincente. La sfumatura, si sa, trattiene lo sguardo più del colore pieno. C'è qualcosa, in questo caso, che mostra con chiarezza quanto rapidamente le scene delle vite celebri attraversino lo spazio digitale, e quanto l'ambiguità, da sola, basti a tenerci agganciati. Una fotografia, un video mosso, un post cancellato. Basta davvero così poco per accendere una conversazione planetaria sulle relazioni, sui confini della riservatezza, sul prezzo dell'attenzione pubblica. È come se il pubblico avesse bisogno di riempire i vuoti, e ogni lacuna diventasse il punto esatto in cui le fantasie si attaccano alla realtà per allungarla, stirarla, a volte addirittura trasformarla. Poco prima che l'aereo decollasse, è arrivato un ultimo segnale. Dal finestrino, il cielo mostrava un tappeto di nuvole e una lama di luce in lontananza. Cemre ha condiviso quell'inquadratura come si fa con un pensiero che non vuole disturbare, e sotto ha scritto poche parole, scolpite come una riga di diario. Anche il cielo si fa pesante quando ti allontani da ciò che ami. Nessuna spiegazione, nessuna chiosa. Solo la confessione di un sentimento, senza indicare a chi fosse rivolto. Una riga che ha spalancato un nuovo mare di interpretazioni, perché quando un artista lascia un pensiero sospeso, ognuno si sente in diritto di completarlo con la propria esperienza. C'è chi, leggendo quella frase, ha immaginato un saluto tenuto lontano dagli occhi per non rubarlo al suo significato più intimo. C'è chi l'ha letta come un esercizio di stile, una posa poetica utile a costruire un'aura attorno alla partenza. Nel mezzo, il vasto territorio di chi è convinto che verità e narrazione possano coesistere, marciare insieme come due lati della stessa moneta, specialmente quando si tratta di due figure come Cemre Arda e Gökberk YLDRM. Abituate da sempre a muoversi in quell'equilibrio precario tra ciò che si mostra e ciò che si tiene vicino al petto. In privato, dicono le voci, i due avrebbero attraversato settimane intense, incastrando impegni, prove, set, letture copione e brevi nascondigli di tempo in cui allineare respiri e aspettative. Nulla di questo è stato dichiarato, e forse proprio per questo ogni frammento acquisisce un eco enorme. Nel video sfocato, qualcuno ha giurato di riconoscere il modo in cui Gökberk porta la testa leggermente inclinata quando cerca di passare inosservato. In un'altra foto di archivio, un fan ha sovrapposto le cuciture di un cappotto scuro con quelle intraviste nello scatto della stylist, avvicinando i bordi come se stesse ricomponendo un puzzle. Nel chiacchiericcio collettivo, le microprove si sommano e diventano una narrazione quasi inarrestabile. Eppure, la realtà potrebbe essere più semplice o più sfuggente. Potrebbe essere davvero una partenza senza addii, una scelta di concentrazione assoluta verso un lavoro che promette di spingerla fuori dalla sua zona di comfort. Oppure potrebbe essere una storia raccontata con misura, dosata in piccole briciole visive, affinché ognuno si senta parte della scoperta. Ciò che resta, incontestabile, è l'effetto. L'aeroporto, spazio anonimo e transitorio, si è trasformato nel teatro di una trama che ha fatto parlare ovunque, fino a invadere i discorsi della quotidianità. Nel frattempo, in redazione, abbiamo raccolto commenti e reazioni, le abbiamo viste crescere sotto i post, l'abbiamo sentita pulsare questa curiosità che sa essere spietata e affettuosa allo stesso tempo.
Alcuni hanno difeso con forza il diritto di Cemre e Gökberk di proteggere i propri confini, ricordando che l'amore, per respirare, a volte deve sottrarsi alla luce piena. Altri hanno chiesto chiarezza, sostenendo che un minimo di trasparenza dissolverebbe la nebbia e restituirebbe pace ai discorsi. Tutti, però, si sono fermati sullo stesso punto: l'attenzione è totale, la storia non si chiude qui. E allora tocca a voi. È stato un addio sussurrato, custodito nel chiaroscuro delle sale d'imbarco, o una messa in scena raffinata, pensata per alimentare una narrativa che accompagni Cemre nel viaggio e Gökberk nel silenzio? Le celebrità devono tirare una linea netta e spiegare, o l'ambiguità fa parte del loro sacrosanto diritto di proteggersi. Se vi trovasse in una stanza con il team di comunicazione, consigliereste franchezza, silenzio pieno, o una deviazione del racconto verso altro, magari lasciando che sia il lavoro a parlare per loro? La verità è che la partenza di Cemre Arda e la possibile presenza di Gökberk YLDRM hanno mostrato ancora una volta quanto piccoli gesti possano scatenare conversazioni gigantesche. E anche se oggi non abbiamo una conclusione, è innegabile che ogni dettaglio, dal caffè posato vicino al passaporto fino alla foto poi rimossa, ha avuto il potere di trasformare l'ordinario in eccezione. Quando torneranno le parole ufficiali, se torneranno, forse il quadro sarà più nitido. Oppure scopriremo che la nitidezza non era necessaria, perché in questa storia la sfumatura è stata il vero motore dell'attenzione. Per ora ci fermiamo qui, con gli occhi ancora rivolti a quel finestrino che incornicia le nuvole e con le orecchie tese a cogliere qualunque suono nuovo. Restate connessi, attivate le notifiche e non perdete i prossimi aggiornamenti. Alla prossima svolta, saremo qui a raccontarvi tutto, nel modo che conoscete, su Stelle Turche Rivelate, perché certe storie non si spengono mai davvero, si trasformano, e continuano a brillare anche quando le luci del terminal si attenuano e il volo ha già preso quota.